Oggi volevo celebrare l'amore. Choose love. Scegliete l'amore. Scegliete l'amore non soltanto per le persone, ma anche per il cibo. Quindi, nella ricetta di oggi voglio dimostrare tutto il mio amore per il cibo e per l'ambiente, non gettando via delle cose che in realtà mi erano rimaste. Ho quindi messo a punto questa ricetta che è sia per i vegetariani che per i vegani, che per tutti coloro che amano i legumi. È il mio pane alla barbabietola, di cui me ne è rimasta una certa quantità. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti però, perché a me le ricette fatte da solo già mi rattristano. Se nessuno mi commenta niente, mi sento ancora più solo e triste. Commentate giù. Andiamo a fare la ricetta. Allora, cominciamo con ridurre il pane alla barbabietola. Questi sono 200 grammi in pangrattato. Aggiungiamo anche una bella manciata di prezzemolo e 2 funghi champignon freschi tagliati a tocchetti. Potete utilizzare il bimbi come potete utilizzare qualunque altro food processor, o chiamatelo come volete. Riduciamo quindi a una bella consistenza, non deve essere troppo sottile. Io con il bimbi andrò ad una velocità di circa 7-9 per qualche secondo. Ok, sono 10 secondi. Andiamo a vedere. Il pane non dovrebbe essere completamente raffermo, in maniera tale da avere questa consistenza, che con i funghi si è inumidita ancora di più. Ok, adesso prendiamo un bel contenitore e ci mettiamo i nostri fagioli. Questi sono circa 400 grammi. Andiamoli a mettere nel contenitore, nella ciotola. Aggiungiamo il pangrattato. Aggiungo quindi un albume. Se volete aggiungete tutto l'uovo, ma da prove precedenti mi sono accorto che aggiungendo tutto l'uovo viene troppo secco, quindi aggiungo soltanto l'albume, che ha la funzione di legante, mentre il tuorlo non contribuisce a questa funzione, e poi vado ad aggiungere degli aromi. Io vi consiglio di aggiungere almeno un cucchiaio da tavola di salsa di soia, perché dà il cosiddetto umami, cioè il sesto senso, quel quid che nessun'altra pietanza, nessun'altra spezia riesce a dare. Potete aggiungere qualunque altra spezia o erba. Io metterò un poco di paprika piccante, precisamente mezzo cucchiaino, e mezzo cucchiaino di senape, ma dipende un po' da voi. E per finire un bel cucchiaio di fecola di patate o tapioca o anche di farina. Io sto usando tapioca. Vi consiglio di utilizzare un guanto o comunque di procedere con le mani, in maniera da poter anche schiacciare un po' i fagioli. Nel caso in cui il composto dovesse risultare troppo molle, e questo è un po' molle, basta semplicemente aggiungere un cucchiaio circa di pangrattato. Aggiungiamo un po' di pepe e un po' di sale. Aggiustiamo più che altro perché i fagioli erano già salati e il pane era già salato pure. Diamo un'ultima mescolata per fare miscelare il sale e il pepe. Praticamente sembra macinato, non c'è nessuna differenza proprio neanche a livello di consistenza. Adesso formiamo gli hamburger. Chiaramente li potete formare grandi o piccoli, dipende anche un po' dal pane, se volete metterlo nel pane o meno. Io direi di fare delle pallotte che entrano abbastanza bene in una mano. Vediamo quante ne vengono.
Ok, ne sono venute 4. Adesso pigiamo così e formiamo il nostro hamburger. Vedete, praticamente sembra fatto proprio di carne, e questo è il bello del pane alla barbabietola. Potete un po' prendere in giro i vostri bambini per fargli mangiare per esempio un poco di legumi che normalmente i ragazzini non amano molto. In questo modo avete una chance. Copriamo con della pellicola trasparente e lasciamo in frigorifero per minimo mezz'ora, io direi anche un'ora e più, ma tanto come avete visto ci si impiega praticamente 10 minuti al massimo per farli, proprio 10 minuti. Se avete gli ingredienti già pronti sul tavolo, li mettete in frigorifero la mattina, ora di pranzo, quando decidete di farli, e poi la sera, prima di cuocerli, li tirate fuori. Facilissimo. Allora, i nostri hamburger, chiamiamoli così, sono pronti. Sono stati in frigo per diverse ore, adesso li possiamo cuocere. Possiamo cuocerli in padella come farò io, o in forno o in friggitrice ad aria. Non c'è nessuna differenza, anche sulla griglia. Do una spruzzata d'olio in padella. Faccio cuocere per circa 10 minuti a fiamma bassa. Di tanto in tanto rigiro e continuo a cuocere. Condiamo adesso il nostro pane bello croccante, il pane che trovate sul canale, con delle foglie di lattuga, del pomodoro, uno dei nostri hamburger. Io metto un po' di senape e un po' di ketchup. Chiudo. Hamburger vegano o vegetariano perfetto. Provateci e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. E ricordatevi, choose love, scegliete l'amore per il cibo e per tutto. Ciao, alla prossima!